Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Caravel SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Caravel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Caravel durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Caravel? Caravel è un farmaco a base del principio attivo carvedilolo, appartenente alla categoria degli beta bloccanti e nello specifico bloccanti dei recettori alfa e beta adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Caravel può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Caravel 25 mg 30 compresse divisibili, Caravel 6 e 25 mg 28 compresse divisibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo carvedilolo. Gruppo terapeutico beta bloccanti. Forma farmaceutica compressa divisibile. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici. Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco. Posologia: le compresse devono essere assunte con una sufficiente quantità di liquido. Non è necessario assumere le compresse con i pasti. Tuttavia, nei pazienti affetti da scompenso cardiaco, carvedilolo dovrebbe essere somministrato in concomitanza dei pasti per rallentare l'assorbimento e ridurre l'incidenza di effetti posturali quali l'ipotensione ortostatica. Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale adulti. Il dosaggio consigliato per l'inizio della terapia è di 12,5 mg una volta al giorno per i primi 2 giorni. Successivamente, il dosaggio raccomandato è di 25 mg una volta al giorno. Se necessario, il dosaggio può essere gradualmente aumentato ad intervalli non inferiori alle 2 settimane, fino al raggiungimento della dose massima consigliata di 50 mg al giorno, da assumersi in un'unica somministrazione o frazionata in 25 mg 2 volte al giorno. Anziani. La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 12,5 mg una volta al giorno. Tale dosaggio ha permesso di ottenere un adeguato controllo dei valori pressori in una parte dei pazienti. Se la risposta dovesse essere inadeguata, il dosaggio potrà essere aumentato ad intervalli non inferiori alle 2 settimane fino al raggiungimento della dose massima consigliata di 50 mg, da assumersi frazionata in 25 mg 2 volte al giorno. Trattamento dell'angina pectoris adulti. Il dosaggio raccomandato per l'inizio della terapia è di 12,5 mg 2 volte al giorno per i primi 2 giorni. Successivamente, il dosaggio consigliato è di 25 mg 2 volte al giorno. Si raccomanda di non superare tale posologia. Anziani. La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 12,5 mg 2 volte al giorno. Successivamente la dose può essere aumentata, dopo un intervallo di almeno 2 giorni, a 25 mg 2 volte al giorno, dose massima da non superare. Trattamento dello scompenso cardiaco. La decisione di iniziare la terapia con carvedilolo per lo scompenso cardiaco deve essere presa da un medico esperto nella gestione di tale patologia, dopo un'accurata valutazione delle condizioni del paziente. I pazienti devono essere sempre stabili dal punto di vista clinico e non devono presentare deterioramento dello stato clinico o segni di scompenso rispetto alla visita precedente. Nei pazienti in trattamento con digitale, diuretici e ACE inibitori, il dosaggio di tali farmaci dovrebbe essere stabilizzato prima di iniziare il trattamento con carvedilolo. Il dosaggio deve essere personalizzato ed il paziente deve essere attentamente seguito dal medico durante tutto il periodo necessario per il raggiungimento del dosaggio adeguato.
La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 3,125 mg, mezzo compressa da 6,25 mg, 2 volte al giorno almeno per 2 settimane. Se tale dosaggio è ben tollerato, la posologia può essere in seguito aumentata, ad intervalli non inferiori alle 2 settimane, e portata prima a 6,25 mg 2 volte al giorno, poi a 12,5 mg 2 volte al giorno ed infine a 25 mg 2 volte al giorno. Il dosaggio dovrebbe essere aumentato fino alla dose più alta tollerata dal paziente. La dose massima raccomandata è di 25 mg 2 volte al giorno in tutti i pazienti con scompenso cardiaco severo e nei pazienti con scompenso cardiaco lieve o moderato con peso corporeo inferiore a 85 kg. In pazienti con scompenso cardiaco lieve o moderato con peso corporeo superiore a 85 kg la dose massima raccomandata è di 50 mg 2 volte al giorno. Prima di ogni aumento del dosaggio, il paziente dovrebbe essere esaminato dal medico per accertare eventuali segni di peggioramento dell'insufficienza cardiaca o di vasodilatazione. Un temporaneo peggioramento dell'insufficienza cardiaca o la ritenzione idrica dovrebbero essere trattati con un aumento del dosaggio dei diuretici, sebbene occasionalmente possa essere necessario diminuire la dose di carvedilolo o sospenderne temporaneamente l'assunzione. Nell'eventualità in cui il trattamento con carvedilolo venga interrotto per più di 2 settimane, la terapia dovrà essere nuovamente iniziata con l'assunzione di 3,125 mg, mezzo compresse da 6,25 mg, 2 volte al giorno e successivamente la posologia dovrà essere aumentata tenendo conto delle precedenti raccomandazioni. I sintomi di vasodilatazione possono essere inizialmente trattati con una riduzione del dosaggio dei diuretici. Se i sintomi persistono la dose di ACE inibitore, se usato, può essere diminuita e, se ritenuto necessario, si potrà successivamente effettuare una riduzione del dosaggio di carvedilolo. In tali circostanze, la dose di carvedilolo non dovrebbe essere aumentata fino a quando i sintomi di peggioramento dell'insufficienza cardiaca o di vasodilatazione non siano stati stabilizzati. La tollerabilità e l'efficacia di carvedilolo in pazienti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Controindicazioni: ipersensibilità al carvedilolo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Insufficienza cardiaca instabile / scompensata. Disfunzione epatica clinicamente manifesta. Blocco atrioventricolare di secondo e di terzo grado, a meno che sia stato posto un pacemaker permanente. Bradicardia grave, 50 bpm. Disfunzioni del nodo senoatriale, sic sinus sindrome, compreso blocco senoatriale. Ipotensione grave, pressione sistolica. 85 mm Hg. Shock cardiogeno. Storia di broncospasmo, broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO, con componente broncospastica. Asma. Gravidanza e allattamento, V. Paragrafo 4, 6. Feocromocituma non controllato con alfa bloccanti. Acidosi metabolica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: insufficienza cardiaca con gestizia cronica. In pazienti con insufficienza cardiaca con gestizia può verificarsi un peggioramento dell'insufficienza cardiaca o della ritenzione idrica durante la fase di titolazione di carvedilolo. Se questi sintomi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni farmacocinetiche. Il carvedilolo è un substrato nonché inibitore della glicoproteina P. Quindi la biodisponibilità dei farmaci trasportati dalla glicoproteina P può essere aumentata dalla concomitante somministrazione di carvedilolo. Inoltre, la biodisponibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Caravel insieme ad altri farmaci come Altiazem, Angivzem, Diladel, Diltiazem Doc generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilzene, Isoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, TDM, Verapamil Doc generici, Verapamil EG, Verapamil Exal, Votrient, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Caravel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Caravel durante la gravidanza e l'allattamento?
Non c'è adeguata esperienza clinica relativa all'utilizzo di carvedilolo nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali sono insufficienti per quanto riguarda gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti del carvedilolo sulla idoneità dei pazienti a guidare o ad azionare macchinari. A causa di reazioni individuali variabili, esempio capogiri, stanchezza, la capacità di guidare, di utilizzare macchinari o di lavorare senza un solido sostegno, può essere compromessa. Ciò vale in particolare all'inizio del trattamento, dopo aumenti di dose, col cambiamento del prodotto e in combinazione con alcol. Effetti indesiderati. A. Sintesi del profilo di sicurezza. La frequenza delle reazioni avverse non è dose dipendente, con l'eccezione di capogiri, visione anormale e bradicardia. B. Elenco delle reazioni avverse e il rischio della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni. In caso di sovradosaggio si possono verificare grave ipotensione, bradicardia, insufficienza cardiaca, shock cardiogeno ed arresto cardiaco. Si possono, inoltre, manifestare difficoltà e problemi respiratori, broncospasmo, vomito, alterazioni della coscienza e convulsioni generalizzate. Trattamento. In aggiunta ai normali protocolli di intervento, i parametri vitali devono essere monitorati e riportati nella norma, se necessario, e in condizioni di terapia intensiva. Possono essere utilizzate le seguenti terapie di supporto. Atropina. Da 0,5 a 2 mg/v in caso di eccessiva bradicardia, per sostenere la funzione ventricolare, utilizzare glucagone. Inizialmente da 1 a 10 mg/v, poi da 2 a 5 mg/h per infusione a lungo termine o farmaci simpatico-mimetici da somministrare in funzione del peso corporeo e dell'effetto ottenuto. Dobutamina, isoprenalina, orciprenalina o adrenalina. Se è richiesto un effetto inotropo positivo, si devono prendere in considerazione gli inibitori della fosfodiesterasi, PDE. Nel caso in cui le manifestazioni prevalenti del sovradosaggio siano rappresentate da una vasodilatazione periferica, si devono somministrare norfenefrina o noradrenalina sotto costante monitoraggio delle condizioni del sistema circolatorio. In caso di bradicardia resistente alla terapia farmacologica, deve essere iniziato un trattamento con pacemaker. In caso di broncospasmo, devono essere somministrati farmaci beta simpatico-mimetici, per aerosolo o, se non efficaci, anche per via EV, o aminofillina EV, somministrata per iniezione o per infusione lenta. In caso di convulsioni, è raccomandata la somministrazione lenta per via EV di diazepam o clonazepam. Nota. In caso di grave intossicazione con sintomi di shock, il trattamento di supporto con gli antidoti deve essere continuato per un periodo di tempo sufficientemente lungo, in considerazione della prolungata emivita di eliminazione e della ridistribuzione di carvedilolo dai compartimenti più profondi. La durata della terapia con antidoti è correlata all'entità del sovradosaggio. La terapia e le misure di sostegno dovrebbero essere continuate fino a quando il paziente non si sia stabilizzato. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Bloccanti dei recettori alfa e beta adrenergici. Codice ATC C07AG02. Carvedilolo è un beta bloccante non selettivo che esplica attività vasodilatante mediata principalmente attraverso un blocco selettivo dei recettori alfa 1 adrenergici ed proprietà farmacocinetiche. La biodisponibilità assoluta di carvedilolo nell'uomo è circa del 25%. Il picco plasmatico viene raggiunto circa un'ora dopo somministrazione orale. Esiste una relazione lineare tra dose e concentrazione dati preclinici di sicurezza negli studi di cancerogenesi effettuati nel ratto e nel topo utilizzando, rispettivamente, dosaggi fino a 75 mg/kg/d e 200 mg/kg/d, da 38 a 100 volte la massima dose raccomandata nell'uomo. Elenco degli eccipienti Caravel 6 e 25 mg compresse. Saccarosio. Lattosio monoidrato. Polivinilpirrolidone. Silice colloidale anidra. Crospovidone. Magnesio stearato. Ferro ossido giallo e 172. Caravel 25 mg compresse. Saccarosio. Lattosio monoidrato. Polivinilpirrolidone. Silice colloidale anidra.
Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Caravela base di Carvedilolo sono Carvedilolo Accord, Carvedilolo Almus, Carvedilolo Alter, Carvedilolo Aurobindo, Carvedilolo Doc generici, Carvedilolo EG, Carvedilolo Exal, Carvedilolo Milan Generics, Carvedilolo Pensa, Carvedilolo Ratiofarm, Carvedilolo Sandoz, Carvedilolo San, Carvedilolo Technigen, Carvedilolo Zentiva, Carvipress, Colver, Curcix, Dilatrend, Locard, Omeria. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.